Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati finalmente con questo nuovo episodio di A Gamba Tesa. Oggi è venerdì 25 agosto, sono le 7 del mattino e nonostante l'ora ho il piacere di avere alla mia destra barra sinistra, dipende dal modo in cui lo volete vedere voi, Edoardo Maturo. Buongiorno Edo. Ciao Davide, buongiorno a tutti. Questa mattina siamo noi che abbiamo svegliato il gallo Esatto, siamo noi che abbiamo svegliato il gallo. e Perché? non Perché non Belotti. c'è Leonardo Menini e non Belotti che ci ha già pensato con 2 gol alla prima giornata, perché non c'è Leonardo Menini ancora in ferie. Quindi il mio avversario di oggi, il mio ospite di oggi che viene a bussarmi in casa Agguerritissimo. esatto, agguerritissimo e proverà a buttarmi giù dal trono di Agambatesa è Edo. E ho invitato Edo perché il tema, secondo me, si addice molto di più a quello che è Edoardo Maturo rispetto a quello che è Edoardo Menini. Insomma, li conoscete benissimo entrambi perché ci seguite da tanto tempo. Ricordiamo brevemente cos'è Gamba Tesa. Gamba Tesa è un format di Radio Rossonera in cui ci si sfida senza esclusione di colpi, si batte, si ribatte su un tema. Ovviamente poi cosa serve? Serve che voi commentiate qui sotto, che lasciate like, che vi iscriviate al canale, ma soprattutto che commentiate perché io e Leo, in questo caso io e Edo, leggiamo sempre tutti i vostri commenti, che sono tantissimi, e nonostante il format è fermo da ormai qualche settimana, oggi è pronto a tornare con il tema, l'avrete già capito sicuramente dal titolo e dalla copertina, Romelu Lukaku. Perché Romelu Lukaku? Perché il Milan deve comprare una punta in quest'ultima settimana di mercato e uno dei nomi nella lista, insieme a quello dei vari Armando Broia, Ugo Ekitike, c'è anche Luka Jovic, Taremi. esatto, è proprio quello di Romelu Lukaku. Da buon padrone di casa, caro Edo, lascio a te aprire le danze perché il Milan dovrebbe puntare su Romelu Lukaku. Ah, è già finita questo Davide, questo video, perché la risposta è perché sì, cioè perché non dovrebbe, perché il Milan non dovrebbe comprare Romelu Lukaku. Tra i nomi che hai fatto, Davide, è il giocatore che sicuramente conosce di più la Serie A perché l'ha già vinta con l'Inter, purtroppo ha già superato 2 volte la quota dei 20 gol stagionali. Ha fatto la differenza Davide a livello fisico anche l'anno scorso, dove non è partito bene, dove non è stato bene, eccetera. Lukaku ha fatto la differenza. Premessa: per me l'ipotesi Lukaku è a determinate condizioni, nel senso che tutto quello che dirò, Davide, lo dico nella misura in cui mi aspetto che soprattutto verso la fine del mercato il Chelsea, come ha fatto già in altre occasioni, in qualche modo svenderà il giocatore, no? Per alleggerirsi dello stipendio, eccetera. Potrebbe appunto svendere il cartellino e anche dare una mano dal punto di vista del pagamento dello stipendio del ragazzo. Ecco, dovesse avverarsi uno scenario del genere, la domanda, Davide, è perché no Lukaku? Allora, Edo, innanzitutto non ho ricevuto nessun grazie per averti fatto cominciare con questo episodio a gamba tesa, quindi me lo dico da solo. Grazie Davide da parte di Edoardo. Grazie Davide. Partiamo, partiamo dall'ultima cosa che hai detto, le cifre. Ok, il Mm, Chelsea potrebbe regalartelo. Ok, il mm. Chelsea potrebbe fare come lo scorso anno, ovvero praticamente regalarlo all'Inter, perché l'Inter l'anno scorso lo pagò, se non sbaglio, intorno tipo agli 8 milioni di prestito più bonus, tra l'altro i bonus legati agli obiettivi. L'Inter l'anno scorso è arrivato in finale di Coppa dei Campioni, quindi qualche obiettivo l'avrà raggiunto, quindi ipotizziamo 10 milioni di euro di bonus, un ingaggio da anche lì tra gli 8 e i 9 milioni, si parla di comunque più di 10 netti, Mm. fa 20 milioni di euro, cioè un investimento a bilancio per una singola stagione da 20 milioni di euro. In questa stagione il Milan è l'acquisto più caro a bilancio come funziona? Funziona che si divide la spesa per il cartellino per gli anni di contratto e si va ad aggiungere lo stipendio del giocatore. Questo è il costo a bilancio di un singolo giocatore. Il più caro è Christian L'ammortamento. Pulisic. Mm. L'ammortamento, esatto, il più caro è Christian Pulisic con 10 milioni di euro, cioè vorrebbe dire che questo ti va a costare il doppio, cioè per tutti i 9 acquisti il Milan di milioni ne ha spesi 50, e 50 sono tanti. Adesso ne spenderebbe magari, non so, 20 no, ma
17, 16, 15 per questo giocatore per una stagione sola, non lo so. Per quanto riguarda i numeri di Lukaku parlano da soli perché è un giocatore, l'anno scorso è stato fuori praticamente per metà stagione e ha segnato comunque in Serie A una roba come tipo 10 gol, ma in totale 14. Però va contestualizzato secondo me, cioè vanno contestualizzati i gol di Lukaku. Se nelle prime due stagioni all'Inter giocava e nella stagione anche scorsa giocava con un 3-5-2, giocava sempre con un attaccante in parte, giocava sempre più o meno nello stesso modo, cioè arriverebbe al Milan magari anzi senza magari, trovandosi in un contesto completamente diverso, con un gioco diverso. Cioè, prendo per esempio Bologna-Milan. No, in Bologna-Milan abbiamo visto Giroud venire un sacco di volte a centrocampo, far la sponda. Nel gol di Pulisic Giroud di sponde ne fa due, perché prima viene a prendersi palla a centrocampo e poi fa da pivot davanti per appoggiarla a Pulisic che poi conclude da fuori. Cioè quel lavoro lì, Lukaku di spalle alla porta, sì è migliorato magari con Conte nella seconda stagione, ma non è il punto forte. Il punto forte di questo giocatore è fisicamente parte un treno negli spazi e chi l'ha visto l'ha visto. È vero Quindi Davide, ma tutti gli attaccanti che hai citato anche tu prima giocano in una maniera differente a Olivier Giroud, per cui da questo punto di vista è chiaro che l'alternativa a Giroud non sarà Olivier Giroud, però questo è un format, Davide, che si chiama A Gamba Tesa, cioè non facciamo i democristiani perché siamo partiti parlando di numeri che dimostrano, eccetera, sì, eccetera. ma Vogliamo poi dirci la verità. perché tu vuoi scaldarmi. Sì, vogliamo dire la verità, cioè intanto l'investimento Lukaku varrebbe la pena solamente per vedere esplodere i fegati dei cugini nero-azzurri, cioè quello che è successo comunque. È vero che adesso fanno come gli uomini traditi, no? Che negano qualsiasi coinvolgimento dal punto di vista sentimentale, ma il colpo Lukaku è stato duro, Davide, perché Lukaku più volte aveva Sì. promesso amore al Milan e all'Inter, più volte aveva detto mai, 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 mai a quelli che poi in realtà si stava per svendere, cioè io purtroppo ho diversi amici che sono tifosi dell'Inter e ti assicuro che questa vicenda le cicatrici le ha lasciate. Vedere Lukaku con la maglia del Milan sarebbe un colpo abbastanza duro. Vederlo segnare in un derby, Davide, cioè tu dici, viene al Milan, fa un solo gol, ok, in tutta la stagione, hai pagato 20 milioni alla fine l'investimento, bene, per segnare un solo gol, bene, durante il derby, per me li vale. Lo so, però cosa ti ricordi? Edo, cioè, ti ricordi i fischietti come quando Ronaldo segnò nel derby all'Inter? Beh, però è stato Cioè, bellissimo. è stato bellissimo, ma vogliamo vincere o vogliamo ridurre tutto al fischiettino, te l'ho fatta, interista, e fargli le pernacchie perché abbiamo comprato Lukaku? Cioè, secondo me il Milan questi giochini qua non li ha mai No, no, fatti o comunque li ha oltre ai fatti numeri, raramente in Davide, passato. ma prima stavamo parlando di numeri, stavamo parlando di alternative. C'è anche questo elemento che adesso, scherzi a parte, secondo me non è da sottovalutare, così come Davide, anche qui nessuno ne parla, è il più eclettico degli attaccanti che in questo momento viene accostato al Milan, è quello che, come dire, potrebbe candidarsi a ricoprire due ruoli, l'attaccante e il vice Magnan, perché lui all'Inter ha dimostrato anche questo, Davide. Sì, di perdere le finali, questa è una cosa che gli viene particolarmente bene, però E a per quello parte, era adesso perfetto io per la andrei Juve, eh? piano, cioè, no, però pensa Edo dovesse diventare un nuovo giocatore del Milan, questo qui, cioè noi stiamo facendo un video dove praticamente proviamo a metà tra distruggerlo e provare a tenerlo buono, cioè, Beh, succederebbe ma proprio un casino, però la storia è piena. Davide, io mi ricordo quando si iniziò a parlare di Pippo Inzaghi al Milan, non tutti erano felicissimi, perché comunque il suo però Edo, passato cioè, da la Juventus. storia è piena. La storia è piena, però di 30 denari ce n'è stato uno, cioè ce n'è stato uno che andava in giro per una certa cittadina citato in un libro molto famoso con il sacchettino con dentro i soldini. Il sacchettino con dentro i soldini, io in questa sessione di mercato l'ho visto in mano a Romelu Lukaku, l'ho visto in mano
al suo procuratore avvocato Sébastien Ledour, andando in giro da diverse squadre e dire: oh, sai, mi vuoi tu? No, mi vuoi Però tu? ti Guarda che faccio una intanto sto parlando con provocazione, questo. Davide. Cioè, siamo pronti? Siamo Visto che pronti, siamo a gamba Edo? tesa, visto che siamo a gamba tesa, che è sempre meglio di braccio teso, il punto, Davide, la provocazione che ti voglio fare su Romelu Lukaku è, cioè, eh, tutti dicono che è uno spaccaspogliatoio, uno che rompe gli equilibri all'interno degli spogliatoi, eccetera, eccetera. A me questa cosa non risulta. Cioè, al di là del Beh, fatto come si è beh, beh. comportato, al di là del fatto anche se vuoi dell'atteggiamento un po' da spaccone, eccetera, che ha avuto contro il Milan, eccetera, eccetera, però episodi in cui ha spaccato lo spogliatoio dell'Inter. Ma ha spaccato lo spogliatoio dell'Inter in particolare no, però se tu vai al Chelsea, ok, 2 stagioni fa, e dici ah, finalmente sono tornato nel club che mi ha fatto, che mi ha preso da giovane, nel club della mia vita, ho l'occasione di giocare, pagato 113 milioni, dopo un mese dichiarazioni contro Tuchel, dopo 2 mesi video intervista con Sky Italia in cui dici ah voglio tornare all'Inter perché l'Inter di qua, il Chelsea non mi trovo bene di qua, questo viene praticamente silurato, viene recuperato man mano col passare della stagione, ma non mi sembra un calciatore che nel lungo ha dimostrato negli ultimi 2 anni di riuscire a essere un elemento fondamentale, un elemento importante, un Ma, elemento anche coerente all'interno di uno spogliatoio. Cioè, secondo me, uno così, non dico che forse non te lo spacca, però magari te ne porta uno di qua, te ne mette uno contro, ti crea delle determinate dinamiche che sinceramente preferirei non vedere, visto quello che è successo anche negli anni passati, no? Vai a vedere l'anno scorso, è stata una netta divisione in società. Cioè, però secondo me il motivo principale per il quale il Milan non deve assolutamente puntare su questo giocatore, nonostante sì, io dietro qua nel cervelletto ho la vocina, no, che mi dice sì, però i tifosi dell'Inter rosicherebbero un sacco. Sì, va bene, anch'io probabilmente comprerei la maglietta di Lukaku per vederli rosicare davanti a me, mm. però prendiamo il giocatore nella scorsa stagione. Ma anche Cioè, il dal punto di giocatore vista nella della scorsa stagione. cabala, Davide, perché anche dal punto di vista della fortuna, diciamo così, le cose potrebbero cominciare. Allora compriamo anche Correa, visto che Correa ci ha praticamente segnato ad ogni partita quando giocava con la Lazio. Allora avremmo No, dovuto comprare anche no, io faccio Schelotto. riferimento, sai, alle macumbe, ai riti voodoo, eccetera, Ah, di ok, cui si era ok, sì, sì, parlato. Ci sì. ringraziamo anche gli dei. Sì, che tra l'altro non c'è più il suo avversario, no, di una vita, avversario di una vita, cioè per Ibrahimovic Lukaku non era un avversario, per Lukaku sì. Però io voglio parlare seriamente di quella che è Sì, stata l'ultima stagione di Lukaku, cioè Lukaku, un gol a ok, partita. tu l'ultima stagione, sì, fai un gol a partita praticamente Eh. di media nella scorsa stagione, però li fai tipo nelle prime 2 giornate e poi nelle ultime quando l'Inter comincia a far filotto di vittorie, trovi davanti degli avversari che ormai hanno già dato al campionato e soprattutto giochi la Serie A, perché la Champions League Lukaku quando contava hanno giocato Lautaro Però c'è un Martinez e Dzeko, precedente, vedi la Davide, finale. perché abbiamo detto sono 2 volte che 2 campionati, 2 volte sopra i 20 gol. Sì, sì, negli anni di Conte, però Conte non è Inzaghi e Pioli non è assolutamente né Conte né Inzaghi. Cioè l'anno scorso Lukaku arriva, non ha fatto la preparazione, quest'anno ha fatto la preparazione, no, perché non si è mai allenato con il Chelsea. Cioè questo arriva arriva praticamente rotto, cioè gioca 2 partite, la forma fisica è pessima, però vabbè si trova con Lautaro, quindi qualche gollettino lo fa. Si rompe, torna per il mondiale, fa il mondiale, 0 gol, prestazioni imbarazzanti, Belgio eliminato, si rirompe, poi condizione pessima quando torna per tutta la stagione, rientra in forma nelle ultime 10 partite, sì fa gol, però quando conta non gioca, anzi quando conta gioca male, sbaglia e fa perdere la sua squadra, come è successo in finale di Coppa dei Campioni. E poi c'è tutta una questione tattica, cioè lui ha sempre giocato a due, il Milan gioca a uno con le ali, Mm. hanno 2 modi completamente diversi di intendere la fase offensiva al Milan e l'Inter. Io credo che Taremi veramente sia il nome perfetto per il Milan, per fare il vice Giroud. Io credo dovesse arrivare invece Lukaku al Milan, sarebbe il numero 90 belga più forte che abbia mai giocato nel Milan.
E direi che si può chiudere questa trasmissione di A Gamba Tesa. Grazie Edoardo Maturo per essere stato con me. O mi raccomando, commentate, fateci sapere la vostra soprattutto. Ovviamente per quanto riguarda Romelu Lukaku, lo vedreste bene con la maglia del Milan, lo vedreste male con la maglia del Milan, non vorreste assolutamente vederlo con la maglia del Milan come me, oppure comprereste la maglia anche a vostro figlio come probabilmente farebbe Edo nel caso dovesse arrivare. Commentate, mi raccomando, lasciate like, iscrivetevi al canale di YouTube di Radio Rossonera. La prossima settimana tornerà, credo, Leonardo Menini, a meno che in ferie non si sia perso da qualche parte, come già capitato inizio estate. Saluto Edo e lo ringrazio per essere Ciao, stato qui grazie con me. Davide, ciao a tutti.